Ed è arrivato il momento tanto atteso della cronoscalata, da Belluno alla vetta del Nevegal, dall'epico fiume Piave alle imponenti vette dolomitiche. Mi trovo a Belluno, andiamo a scoprirla. Ciao, sono Alessandra Fior, adoro lo sport e amo viaggiare, meglio ancora se in bicicletta. Con Giro Express scopriremo le bellezze del bel paese e le eccellenze del Made in Italy, lungo le strade rosa del Giro d'Italia Women. Venite con me. Ciao Paolo! Ciao, benvenuto a Belluno. Paolo, cosa mi racconti di Belluno? Beh, intanto Alessandra, benvenuta a Belluno. Qua siamo in Piazza dei Martiri, una delle piazze principali della nostra città, la Piazza Nuova, perché alle tue spalle ci sono le vecchie mura con le porte che insomma sono rimaste a memoria di quella che era il vecchio centro urbano della nostra città. La nostra città bella, dove la vita e la qualità della vita è ancora molto positiva, insomma una città che può offrire molto in tema di turismo, e credo che appunto la nostra città, che è città alpina e patrimonio dell'UNESCO all'interno, insieme alle Dolomiti che stanno alle nostre spalle, dove arriva anche il parco e l'altavia numero 1. Un mix di natura, turismo, ma anche impresa, che creano una rete insomma fitta di opportunità per chi la visita, ma anche per chi ci vive. Una città che offre un aspetto culturale importante. Il museo, che tra l'altro quest'anno festeggia i suoi 150 anni dalla fondazione, una perla all'interno del nostro centro storico. Un territorio che ha accolto diverse volte sia il Giro d'Italia maschile che quello femminile. Quest'anno Giro d'Italia femminile, insomma una salita verso il Nevegal, che è la principale località turistica della nostra città, dove ci sono sì gli impianti di risalita, ma dove oggi è anche possibile fare un sacco di passeggiate, trekking e stare in mezzo alla natura, una vera perla verde del nostro territorio. Un turismo a 360 gradi che appunto viene vissuto sia d'inverno che d'estate. D'estate insomma quelli che sono gli impianti di risalita vengono riutilizzati anche per il downhill, mentre d'inverno il Nevegal è un po' noto come palestra dello sci veneto, no? Anche degli aspetti intermodali, infatti, con la possibilità di intraprendere anche delle strade bianche, quindi collegarsi su quella che è la parte gravel di questo anello. Lungo questo anello sono state individuati tutta una serie di esercizi che possono offrire servizi al mondo della bicicletta e a chi appunto lo frequenta. Infatti il circuito è inserito all'interno della Greenway, che è appunto un insieme di percorsi a livello regionale che vuole favorire il turismo lento. Allora Paolo, vado a visitare Belluno sulle mie 2 ruote. Allora buon viaggio! Grazie! Ciao Alessandra. Buongiorno direttore. Benvenuta a Palazzo Fulcis, al Museo Civico di Belluno. Ci troviamo all'interno del cortile, della corte interna di questo palazzo, che è stato costruito già nel Cinquecento, poi sede del Museo Civico di Belluno. Quest'anno compie 150 anni. Allora, all'interno hanno sede le raccolte storico-artistiche delle collezioni civiche, quindi il percorso è sostanzialmente cronologico, dalla fine del 300 fino ad arrivare all'800. Ecco, questi sono 2 tra i capolavori del Museo Civico di Belluno, il primo nucleo di dipinti che è stato donato e che ha dato origine proprio al museo stesso. E questa è la Belluno che vedo adesso? Questa è la Belluno come era alla fine del 600, per cui si vede benissimo la città circondata ancora dalle mura, in parte distrutte ma in parte ancora in piedi, costruita proprio su questo speorone roccioso tra il corso del fiume Piave e di questo torrente che si chiama Ardo. È interessante anche poi notare come Borgo Piave era staccata all'esterno delle mura e lì aveva sede il porto fluviale della città, da dove transitavano le merci, soprattutto il legname sotto forma di zattere, che da qui arrivava fino a Venezia. Questa invece? Ecco, questa è una sala dedicata a Sebastiano Ricci, un pittore molto importante, bellunese. Questa testa di Samaritana che si è stata in qualche modo miracolosamente conservata, che è esposta qui e che rivela tutta la straordinaria abilità tecnica e sensibilità pittorica di Sebastiano Ricci. Wow, che splendido, ma è questo spazio un po' particolare. Sì, qui ci troviamo appunto nell'ultimo piano del palazzo, sotto il tetto con le travi a vista. È uno spazio che è stato dedicato alle mostre, alle esposizioni temporanee e alla ricostruzione di questo ciclo pittorico di Sebastiano Ricci, dipinto da Ricci proprio per il Palazzo Fulcis all'inizio del Settecento.
Questo era il granaio anticamente del palazzo, dove venivano appunto stoccate le derrate alimentari, e oggi è trasformato in uno spazio espositivo dedicato alle mostre temporanee, ma non solo. Con Palazzo Fulcis Belluno ha riacquistato uno spazio importantissimo per la città, che è aperto non soltanto alle mostre, non soltanto all'arte, ma anche ad altre attività culturali, come per esempio alla musica. Ciao Alessandra. Ciao Oscar. Benvenuta. Dove ci troviamo? Siamo in provincia di Vicenza, un'azienda tecnologica che sviluppa tecnologie che vanno nello spazio. In modo particolare facciamo sistemi di navigazione come il GPS Galileo che hai nel cellulare o nella macchina, ma che vanno nello spazio. Da 20 anni che operiamo su questo settore. Abbiamo fatto varie missioni con la NASA, con l'ESA, con l'Agenzia Spaziale Italiana, dalla International Space Station, satelliti. Varie volte siamo andati su razzi e la più importante è stata l'ultima, siamo arrivati sulla Luna. Quanto è durata questa missione? E il 2 marzo la navicella è atterrata e il 3 marzo al mattino abbiamo catturato per la prima volta, primi al mondo, un segnale direttamente dalla superficie lunare. E tutto quanto avveniva all'interno di questo studio? Sì, qui era la direzione principale, noi eravamo in contatto tra noi e l'Agenzia Spaziale Italiana e la NASA, arrivavano tutte le informazioni per tutto il tempo, c'erano 24 ore su 7, venivano dati i comandi, quindi quando sei sulla Luna non puoi mandare i comandi e andare a dormire, devi attendere che arrivi il collegamento e poi mandare le istruzioni. Oscar, un'emozione forte vissuta durante questa spedizione? Un ricordo particolare è quando si facevano le notti, uscivi alle 2 del mattino, guardavi fuori, vedevi la Luna e pensavi che c'era qualcosa di tuo lì, è qualcosa di incredibile. Cosa rappresenta per questo territorio la vostra realtà? Questo territorio che sta crescendo molto, sono diverse industrie in ambito spaziale. Noi siamo gli specialisti nella parte security spaziale, navigation e communication. Quanto impatta l'innovazione nella vostra realtà? L'innovazione è fondamentale, è una delle varie componenti, tecnologia di qualità e innovazione, perché all'inizio quando avevo proposto di andare sulla Luna tanti erano scettici, nessuno l'aveva mai fatto prima, quindi non è un qualcosa che potevi provare a testare. E innovazione è anche quello, buttarsi oltre i limiti di quello che è stato fatto prima. Noi siamo per esempio coordinatori di un progetto che si chiama SATCO, Satellite Cognitivo, quindi estremamente innovativo. L'idea di un satellite che riesce a pensare da solo. Oggi la maggior parte dei satelliti hanno bisogno di operatori da terra a dare comandi, come abbiamo fatto noi sulla Luna. Con SATCO stiamo pensando e progettando i satelliti del futuro che riescono, grazie all'intelligenza artificiale, a prendere decisioni in modo autonomo. Agenzia Spaziale Italiana e Regione Veneto, come si relazionano? Il Veneto sta crescendo moltissimo, i Veneto Space Meetings stanno diventando un riferimento a livello nazionale e internazionale e in questo l'Agenzia Spaziale fa da coordinatore. Oscar, ti ringrazio per l'interessantissima chiacchierata, adesso non mi resta che continuare il mio viaggio sulla Terra. Grazie Alessandra, ti aspetto per la prossima missione. Grazie. Ciao Fulcio! Alessandra, ben Ciao. arrivata! Fulcio, allora sono venuta a trovarti in questo paradiso, in questa palestra a cielo aperto. Raccontami un po' questo luogo magico. Il posto, sì, è bello perché è rimasto così nei secoli dei secoli. È bello fare il gravel qua. Quindi tu sei l'ideatore di un percorso magico particolare, come si chiama? Si chiama Grande Anello Bellunese, detto GAB, 250 km con 5.000 metri di dislivello, che gira tutto intorno a Belluno e arriva dove tu non arrivi con la macchina di solito, per cui tante zone sconosciute, mai viste neanche dai bellunesi, per dirti. Questo percorso che si segue con i dispositivi Garmin. Diciamo i luoghi più magici. Sì, tipo la foresta del Cansiglio, Bellissimo. che è tutto uno
sterrato di 50 km meraviglioso, la più gran faggeta d'Italia penso. Poi c'è tutta la parte del lago di Santa Croce, Feltre, il Piave, perché qua stiamo sul greto praticamente del Piave in tanti chilometri. È bello, è da provare, da fare in 3 o 4 giorni. È un percorso assistito, nel senso che se uno vuol farlo in autonomia si arrangia, si porta le sue borse, le sue cose e va. Se no me le lascia qua e le porto io, che ci si fa tra ciclisti. Il passaparola, brava. Quello. Quindi in Italia lo conoscono chi fa gravel, tanti. E ci sono anche dei punti di assistenza? Sì, sono comunque tutti censiti. Dell'Uno stanno facendo tantissimo, hanno aperto tante ciclabili belle, adesso hanno messo a posto la parte del Piave, per dirti, con i ponticelli, che è meraviglia. Fulcio, quindi si può dire che questo è il punto di partenza della GAB? Sì, questo agriturismo è il punto di partenza e di arrivo del GAB. Tu parti da qua, fai 250 km, ti fai i tuoi checkpoint, che sono 6, con un attestato che poi evidenzia che tu hai fatto tutto il giro. Puoi fare in autonomia, a carico con le borse come dicevamo prima, o se no anche più leggero, per cui ci metti meno giorni. Fulcio, qual è l'impresa massima della GAB? L'impresa massima è riuscire a finirlo con la ciliegina sulla torta del Nevegal. Nevegal è quel colle che durante il Giro d'Italia si fa sull'asfalto e per il GAB si fa sulla sterrata che è a fianco, che è una secolare strada messa benissimo, tenuta bene dal comune, proprio dove non si pedala più, cioè tu là hai finito. Ci si gode l'arrivo che è di là e arrivi qua. Senti, io vedo che alle nostre spalle ci sono già dei ciclisti pronti a pedalare. Questi sono atleti che stanno partendo, si sono bevuti una bottiglia di prosecco. Sana prosecco per carburare. E quasi io mi unisco loro. Vai, dagli. Grazie mille. Grazie infinite. Ciao, bella. Enrico, grazie per questa bellissima esperienza, davvero un percorso da vivere, aperto a tutti, nessuno escluso. No, ti aspettiamo a settembre con il foliage. Alla prossima allora. Ciao. Siamo a Nevegal e qui si conclude la cronoscalata di quest'oggi, partita da Belluno, città operosa con una vasta area produttiva molto diversificata, crocevia di scambi tra le valli. Un territorio abbracciato dal fiume Piave e dalle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO, un territorio da vivere in bicicletta, ma non solo, tanti gli eventi sportivi. Io finisco la mia salita e ci vediamo domani. Ciao!